Nicola Pisano si trasferì a Pisa, da dove gli derivò il suo appellativo, e realizzò nel 1260 un pulpito in marmo per l'interno del battistero romanico nella Piazza dei Miracoli. Il germe della cultura classica che aveva assorbito durante la sua formazione fu così da lui importato in Toscana. Insolitamente esagonale e non quadrato come era tradizione toscana, il parapetto è composto da 5 pannelli divisi da pilastrini con colorazione differente e le raffigurazioni della vita di Cristo, scolpitevi, rimandano alla tradizione classica. La forma mentis di architetto indusse la sua arte a intessere una relazione inedita e proficua con la scultura. Così elementi della struttura si fanno statue dal forte pathos. Nicola diede un contributo fondamentale al rinnovamento del linguaggio della scultura. Nicola e Giovanni Pisano, padre e figlio, due eccellentissimi scultori che hanno realizzato dei pulpiti che in qualche modo hanno in sé degli elementi legati al gotico, perché hanno questa sorta di forma ascensionale, perché sono dei pulpiti esagonali impostati sopra delle colonne, e questa struttura a sua volta è circondata da dei parapetti che sono una sorta di decorazione scultorea con delle scene legate alla vita di nostro Signore. Si arriva poi in un periodo ben preciso che, guarda caso, è sempre il periodo che va a cavallo tra il 1200 e il 1300, in cui il pulpito assume una funzione ben diversa, perché diventa un'ulteriore occasione per poter catechizzare attraverso le immagini. Cresciuto nella bottega di Nicola Pisano, il figlio Giovanni apprese e continuò la tradizione scultorea del padre. L'opera di Giovanni, il pulpito della cattedrale di Pisa, dall'inedita forma tondeggiante, muove le figure con grande libertà, facendole emergere e vivere in un continuum del tutto originale. Ciò ben risponde all'insegnamento del gotico francese, volto a un maggiore senso drammatico e a una più elegante elaborazione formale, valorizzando al massimo il senso del volume e del movimento naturale delle figure. Le figure di Giovanni, con la loro accesa vitalità, affermano il nuovo primato della scultura, non più ancella dell'architettura. Proprio con Giovanni Pisano, andando a vedere i suoi pulpiti, si nota che ha la stessa stregua di Giotto, in quanto riesce a trasporre in scultura ciò che Giotto stava invece facendo in pittura, ossia il realismo.